Ciao a tutti amici, benvenuti dal Musical Store 2005, sono qui in compagnia di Antonio e Donato, due amici che mi accolgono sempre con simpatia e amicizia e soprattutto siamo andati a mangiare, che è la cosa più importante, insieme a chiacchierare un po' di strumenti e varie ed eventuali a riguardo. Allora, questo è il Nux NPK20. Io sempre qui, nello stesso luogo e nella stessa location, avevo provato anche il Nux MPK10 ed ero rimasto molto colpito dal suono di pianoforte perché era molto verace, molto rock and roll, non so come dire. Se vi volete guardare il video, poi magari vi metto il link sul video per andare a vederlo. Allora, devo fare una premessa. Prima di tutto ho suonato il brano all'inizio, il brano, insomma, la canzoncina che faccio per divertirmi e per mettere lo strumento in un contesto reale. C'è la batteria vera, c'è il basso vero ed è questo Eco, che è un PJ in classico stile Fender. E adesso l'Eco sta facendo questi strumenti qua che tra l'altro sono ben rifiniti, non so come dire, no? Anche verniciati e suonano, nel senso che hanno la caratteristica giusta. Io avevo un MM300, ne ho avuti tanti di quelli lì. Quelli lì sono particolarmente riusciti e adesso fanno anche questi. Volevo dire, questo qui rispetto a quello precedente, dal punto di vista proprio dell'interfaccia, è completamente diverso, nel senso, a parte che questo è bianco, ma questo ha anche questo pannello con uno schermo, un display dove si può lavorare, nel senso che non è touch, ma comunque si vedono immagini, è tutto un altro discorso, siamo su un altro pianeta, quello là aveva i numerini, questo qui invece ha un equalizzatore a bordo subito qua a disposizione che io tra l'altro sto usando, sto provando un pochino. Adesso un pochino di media, un po' di acuto. Questo ha 271 suoni e ha un ingresso per il microfonico con il volume della voce e il reverbero per la voce. Ha degli effetti qui a bordo, direttamente qui, delay, reverbero, chorus, compressore, si possono usare anche uniti e c'è anche il metronomo. Quindi che è comodo per studiare perché insomma si sa, è una bella comodità. Qui abbiamo sul display tutto quello che facciamo appare, nel senso che il compressore se vogliamo lavorarci ci possiamo lavorare. Stessa cosa per il reverbero, abbiamo praticamente la navigazione qui con questo controllo ci permette anche di lavorare
sui parametri di ogni effetto. Nel caso del chorus, per esempio, tenendo premuto, abbiamo tutti i parametri del chorus, stessa cosa vale per il touch, per il compressore. Il touch chiaramente possiamo cambiarlo, abbiamo da 0 a 100. Io lo sto tenendo com'è quando lo si accende la prima volta. Il touch praticamente rimane acceso perché se lo disattiviamo abbiamo praticamente sempre 127. Poi il suono. Allora, mi sembra lo stesso, però io l'altro l'avevo provato, avevo fatto questo e ho un ricordo con leggermente meno gradino, però non vorrei dire una stupidaggine perché non ne provo talmente tanti che sinceramente non ho un ricordo perfetto di quale fosse il passaggio tra un layer e l'altro, però comunque insomma lo sentite, non è... A un certo punto si sente arrivare un pochino la punta di quello successivo, di quello un po' più forte, però nell'insieme suonando, ecco, ha questa natura qua molto... Il suono loro è così abbastanza sporcaccione, non so come dire, un po' rock and roll, ha questo... Non lo so, io lo trovo divertente. Però c'è una cosa da dire. Tanti suoni a disposizione, ne ho provati alcuni, anche synth, lead, pad e tutto il resto. Come al solito, quando andiamo sui piani elettrici, si traduce in cose che non so come dire. Non so se chiamarli piani elettrici, nel senso che... Cioè, per lui questo è il piano elettrico, che è un DX, un FM, Electric Piano Basic lo chiama. E c'è l'immagine, è tutto molto carino, però diciamo che il suono, ecco, magari usando un chorus, delay, ci si può così giocare un po', andando negli effetti, nel chorus si può magari un pochino alzare il chorus. Ecco, diciamo che da questo punto di vista qua c'è il solito discorso che, non so come dire, è un po' un peccato. Sono interessanti, perché sono un po' particolari. Non lo so. Questo può essere interessante, però fondamentalmente sono degli FM in pratica, cioè, quindi non abbiamo un suono di Rhodes, non so come dire. Sembra proprio tutto FM. Cioè, alcuni devo dire sono interessanti, nel senso che non mi aspettavo un suono di questo genere all'interno di un piano così. Cioè, sembra un synth vecchio, non so come dire. Ma anche nei pianoforti, a un certo punto, si entra in questo mondo qui. C'è un mondo più, appunto, come dicevo, da tastiera di qualche anno fa, che so, per uno come me che le ha viste un po' tutte, diciamo, può essere anche vagamente interessante, non so come dire, ma è un po' strano, ecco, come sound.
Sì, ripeto, sembrano i suoni di una tastiera che non riesco tanto a decifrare. Però, non so come dire, addirittura fa il giro. Cioè, nel senso che, per dire, ci sono dei lead di questo tipo. Col suo delay e il suo chorus, reverbero. Ce ne sono anche parecchi, tra l'altro. Non so, ditemi anche voi. Cioè, questo per esempio è un pad che si può usare, no? Anche qui di pad ce n'è un po', eh. Posso dargli un po' di basse. Tra l'altro sull'equalizzatore possiamo scegliere, una volta che abbiamo scelto dove agire, ci sono anche, c'è un parametrico però fatto diciamo a blocchi, un po' come succede sui vecchi equalizzatori, nel senso che ci sono tre possibilità di intervento per i bassi, per i medi e per gli acuti, tre per una, e con le frequenze che andiamo a toccare ci si può lavorare sopra. Io adesso rimetto tutto flat così evitiamo fraintendimenti. Sì, bisogna farci l'abitudine a questa cosa qui. Nel senso, ripeto, i pad sono molti. Eh, Cioè, allora io non so qual è il prezzo di questa tastiera. Allora, siamo sui 550 euro. Allora, vista dal punto di vista del pianoforte, c'è un'ampia scelta sul mercato. Vista dal punto di vista della quantità di suoni, ci sono tastiere che fanno meglio poche cose. Vedi Yamaha, vedi Roland e tutto il resto su quella fascia di prezzo lì. Ora ci siamo un po' scostati da quella fascia di prezzo quando si vuole salire di qualità, perché ora Yamaha e Roland danno molto meno su quelle fasce di prezzo così basse, però chiaramente la qualità di un suono, che è quello di pianoforte, vale poi il discorso, anche l'approccio alla tastiera. Questo per esempio ha una bella tastiera, però ci possiamo fare anche queste cose. So come dire, dal punto di vista produttivo, andiamoci con cautela. Nel senso, se io voglio registrarmi delle cose, qui posso farlo, cioè, se voglio cominciare a fare delle cose musicali, un ragazzino giovane magari che vuole approcciarsi alla musica, qui ha un pochino più di opportunità anche per così divertirsi e entrare nel mondo, per esempio, questo 808 qui fa conoscere un mondo, però non lo so, cioè poi uno registra sul computer, ci mette sopra un basso, una cosa, e c'ha un po' di possibilità a disposizione. Non lo so, devo essere sincero, ci sono anche gli stili, chiaramente
tutte cose che fanno anche altri prodotti, però al di là di questo ha un suono veramente strano tutto suo, che non so dirvi neanche se mi piace o no, perché uno dice no, vabbè, ma non è bello, non è neanche vero. Per esempio, i piani elettrici così, che sembrano quasi FM, hanno la loro storia. Non lo so, cioè tipo questo qua, così. Non so come spiegare. Avete capito cosa intendo? Cioè, nel senso, è folle, ma nello stesso tempo, a modo suo, è interessante. Quell'altro, il Nux 10 e l'NPK10 era un piano digitale normale. Questo qui nasconde questo segreto abbastanza strano di tutti questi suoni interni che alcuni. Cioè, perché non è neanche quella che dici no, vabbè, non si può. No, a volte invece no, invece a volte è interessante, quindi non lo so. Vedete voi, io vi sto facendo sentire un po' di cose, ma adesso a questo punto tornerei poi al discorso, diciamo, principale, che è questo qui. L'unica cosa che sento ogni tanto è che ho l'impressione che lavorando, cambiando, mettendo effetti, uscendo, entrando, e esagerando un po' con la polifonia, ogni tanto forse ho sentito qualche lievissimo problemino di ritardo su alcune, ma potrebbe anche non essere così, cioè nel senso che potrebbe essere stata la mia impressione, però questi strumenti a volte questo problema ce l'hanno, più cose hanno dentro e più può succedere questa cosa qua, dipende poi dalle risorse. Però vabbè, qua c'è poco da discutere, la cosa carina è che volendo uno può dare un po' di corpo al suono con l'equalizzatore. Dal vivo è comodo, nel senso che si può andare a pescare dove si vuole andare a pescare, tipo adesso io qua per esempio sarei più in alto, quindi faccio altro che fare così, vado qua, carico un po' qua, poi riscendo giù, carico un po' meno qui e poi carico qui. E un suono più medioso, con più acuti, però anche da certi punti di vista anche più dinamico. L'unica cosa è che si sente un po' di più il passaggio su certe note. Però, avete sentito, è una nota che è arrivata un po' dopo, però. Beh, magari lo aggiorneranno, non lo so, anche perché insomma si sono adoperati. Qui c'è un display interessante dove si naviga abbastanza bene. È l'evoluzione di quell'altro, ma uno strumento veramente particolare. L'altro era più semplice, aveva un suono molto incisivo e si rimaneva colpiti da quello. Qui è un po' da esplorare e ci si ritrova di fronte all'opportunità della voce da inserire, ci sono gli accordi che vanno da soli, quelle cose che io non faccio mai sentire perché non sono capace, però le fa tante cose, è molto più profonda di quello che si possa immaginare. Ultima cosa, i suoni orchestrali e i suoni vocali. Cioè, il materiale è molto, alcune cose sono simpatiche, altre no, ma nel senso, eh, ecco, è uno strumento che faccio un po' fatica a decifrare. Ultima cosa, la tastiera invece è molto carina, è di quelle, come dire, così, insomma, da
questo punto di vista la struttura è buona, è ottima, non pesa niente, cioè voglio dire, se dovete andare a suonare e vi serve un pianoforte, comunque per tornare... Però a quel punto allora c'è l'altro che costa di meno ed è, diciamo, fa quello che deve fare. Quindi non lo so, se non vi interessa tutto il resto, forse l'altro. Questo forse per questa cosa della voce, ecco, potrebbe essere interessante perché uno si porta dietro una cosa che fa tutto da sola. E quindi insomma, boh, vedete voi. Io ringrazio ancora Musical Store 2005, che oltretutto ringrazio per la felpa che prima avevo su e che adesso non vedete più perché si schiatta dal caldo e l'ho tolta. Ma è molto bella, me l'hanno regalata e sono contento, nel senso che tra l'altro in questi giorni volevo andare a prendere una felpa e quindi adesso ce l'ho e basta, vado in giro con quella. E poi niente, io ringrazio Donato, ringrazio Antonio, abbiamo passato una bella giornata. E Nux NPK20. Io vi ringrazio, vi saluto. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, anzi iscrivetevi al canale perché ho visto che praticamente tutti quelli che guardano i miei video per la maggior parte non sono iscritti, quindi iscrivetevi. E poi andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutte le categorie dei video, quindi divisi per categoria di tastiere, stage piano, synth e cose varie, tutti quelli che ho fatto finora, poi ci sono la mia musica, i miei libri e tutte le cose che faccio. Ci vediamo sabato prossimo, ciao a tutti da Musical Store 2005. Ciao ciao!